Che nervoso, ma perché mi succede? Finalmente ci siamo, terza ed ultima parte di questa miniserie dedicata alla Barista Impress Express. Oggi parleremo di cappuccino, montatura del latte, vedremo quali sono, secondo il mio punto di vista, le routine e come settare questa macchina per renderla più efficiente possibile. Inoltre il nostro amico detective ci darà qualche trucchetto figo da conoscere su come migliorare la nostra montatura del latte ed infine tireremo le somme su questo prodotto. Risponderemo a domande come vale la pena, a chi è dedicata, quali sono i pro e i contro di questa macchina. Tutto questo in questo video. E adesso iniziamo! Via! Come sempre partiamo con ordine. Questo contenuto chiuderà un po' il cerchio perché è dedicato principalmente a chi ama il cappuccino a casa, vuole imparare delle tecniche per migliorare la sua montatura del latte e decisamente per chi sta guardando questo oggettino non sa se comprarlo. Bene, in questo video risolveremo un po' questa problematica, ma per farlo mi sa che ci conviene accenderla. Ecco, me la sposto di qua così è meglio, va? Bene, macchina accesa, ma mentre aspettiamo un attimo che si riscalda, vediamo un po' quello che dobbiamo utilizzare. Devo aggiungere anche una cosa per quanto riguarda la macchina, cioè che non essendo una multi-boiler, cioè significa più caldaie, fondamentalmente qui possiamo fare una cosa alla volta, cioè o facciamo l'espresso o montiamo il latte. Quindi inizieremo prima con l'espresso già estratto, tanto il contenuto dedicato all'espresso, se non lo avete visto, lo trovate sotto nelle descrizioni. Quello che ho qui è ovviamente il latte freddo di frigo, una lattiera da 300 ml, mi raccomando che abbia un beccuccio se vogliamo imparare o migliorare comunque la nostra tecnica e fare qualche disegnino carino. Delle tazze da cappuccino, queste sono un po' più grandicelle del normale, sono da 150 ml, ma io utilizzerò comunque il filtro doppio. Una tazza, così vediamo un po' la qualità della crema e vediamo un po' a cosa utilizzarla e il perché. E un termometro che non fa mai male perché la temperatura del nostro cappuccino deve essere sempre la stessa per avere il grado di bontà e qualità e sviluppare al meglio il gusto del nostro latte. Quindi tutto pronto, adesso prepariamo il nostro espresso. Pronto, lo poggiamo un attimo da parte e ora riempiamo prima la lattiera e mi raccomando poco sotto la metà. Ecco, questo potrebbe essere un buon livello. Ricordo che è una lattiera piccolina, Adesso dobbiamo iniziare e questa manopola ci aiuterà, la dobbiamo girare verso questo lato con dove indica il vapore. Mi raccomando, quando maneggiamo una lancia a vapore, che venga toccata da questa parte in gomma perché qui non brucia. Questa pezza la utilizzeremo solo ed esclusivamente per pulire la lancia a vapore. Quindi giriamo e come vedete adesso si sta accendendo la spia del vapore, significa che adesso si sta iniziando a generare vapore e ce ne accorgeremo tra poco perché inizierà, come vedete, a spruzzare un pochettino di vapore. Ecco, prima un po' d'acqua che sarebbe la condensa e adesso il vapore. Ora è pronta, quindi chiudiamo. Lasciamo un attimo e inseriamo la nostra lancia a vapore appena sotto il livello dopo aver chiuso e adesso siamo pronti a riaprire. Sentite il rumore? Adesso iniziamo a vedere qualche bollicina. Ora, questa è una cosa fondamentale, concentrarsi su questa tipologia di rumore, perché in questa fase quello che sta accadendo è che noi stiamo inglobando aria, quindi il nostro latte sta appunto montando. Più lungo e per più tempo noi ascolteremo questo rumore, più aria ingloberemo all'interno del nostro latte e viceversa. Puliamo per bene, ecco, e adesso ovviamente spurghiamo. E questo è il risultato del nostro latte, che devo dire niente male. Ora vediamo un po' il versaggio.
Quello che facciamo è innanzitutto separare un pochettino di crema, la separiamo in un bicchiere, dopodiché iniziamo a versare. Ovviamente nella prima parte andiamo a riempire un pochettino di più la tazza e poi inizieremo ad inserire i nostri elementi. In questo caso farò un semplice tulip a 3 elementi. Devo dire che la consistenza non è niente male, eh? In questo caso io, per arrivare ad avere questo tipo di disegno, ho voluto montare il latte in una determinata maniera, in modo tale da mantenere la mia crema non troppo areosa, ma il giusto per renderla elastica abbastanza da potermi permettere di fare un po' questo tipo di disegno. E a proposito di questo, adesso lascio la parola al nostro amico detective, ci risolverà un problema che abbiamo tutti quanti almeno visto una volta con queste tipologie di lanciavapori. Ci sono due cose che vorrei trattare e che ritengo molto importanti da conoscere per migliorare la qualità e il gusto del nostro cappuccino, ma anche la qualità della nostra crema e soprattutto di risolvere appunto un problema che hanno queste macchine. Ma prima ragazzi, come sempre vi volevo invitare ad iscrivervi nella nostra chat Telegram, il link lo trovate sotto, è gratuita e lì condividiamo un po' tutti quelli che sono i retroscena e gli approfondimenti di ogni singolo video. Inoltre, se state ancora guardando questo video e vi trovate in questo punto, non vi dimenticate un like e soprattutto di iscrivervi al nostro canale. Questi gesti, ve lo ricordo, a voi non costano nulla, ma per noi sono molto importanti perché ci danno la forza e l'energia di continuare a divulgare nozioni sul caffè in maniera totalmente libera. Bene, la prima parte che voglio condividere con voi è la temperatura. Una buona temperatura per il nostro cappuccino si aggira tra i 54-56 gradi e i 64-65 gradi. In questa fascia è, diciamo, la parte in cui noi esaltiamo al meglio tutta la dolcezza degli zuccheri presenti all'interno del latte. L'altra cosa importante da conoscere è come non far fuoriuscire il latte dalla lattiera durante la fase di montatura, e qui sono due le problematiche principali da tenere sotto controllo. La prima è dove andiamo a riempire il latte all'interno appunto della lattiera. Se superiamo la metà della lattiera avremo quasi sicuramente questo tipo di rischio. La seconda invece è dove posizioniamo la lancia a vapore all'interno della lattiera. Più noi posizioniamo la lancia a vapore vicino al bordo della lattiera, più questo giro all'interno della lattiera sarà velocissimo e rischieremo di perdere il suo controllo. Ma attenzione, quando accade basta semplicemente riportare la lancia a vapore un pochettino più verso il centro, muoveremo più massa, il latte rallenterà il suo giro e noi riprenderemo il controllo della montatura del nostro latte. Ma adesso torniamo al video. Ragazzi, oltre a tutto quello che ci ha appena spiegato il nostro amico Detect, vi volevo ricordare che sotto nelle descrizioni trovate un contenuto interamente dedicato alla montatura del latte e a tutti i suoi segreti. E adesso vediamo un po' come ho impostato questa macchina. In un mese di utilizzo, e ho avuto diverse esperienze sia stando da solo a casa che comunque avendo degli ospiti, ho trovato questa metodologia di organizzazione la più efficace per il mio punto di vista. Ho settato la macchina in questa maniera. Innanzitutto mi sono munito di due filtri diversi, uno piccolino in grado di contenere dai 12 ai 14 grammi e uno un po' più grandicello dai 14 ai 17 grammi, e ho settato il tasto singolo con il filtro piccolo in modo tale da utilizzare dosi che appunto rientrano in questi range tra i 10 e i 14 grammi. Ricordo sempre che finché diminuiamo, se non eccessivamente, la dose in base al grammo di riferimento che ha il filtro, ad esempio in questo caso 12-14, finché io metto 10-15 grammi sono nei range e posso utilizzarlo in maniera appropriata. Posso utilizzarlo anche con 7 grammi, però diciamo che potrei creare diverse problematiche. Questa è una questione che abbiamo trattato approfonditamente qualche settimana fa nella nostra chat Telegram, che ovviamente rinnovo l'invito a tutti quanti.
Quindi il primo tasto, quello per il singolo, l'ho settato con questo filtro in modo tale da avere massimo 30 grammi out, mentre il secondo tasto, quello doppio che utilizzo principalmente per il cappuccino e per gli espressi un pochettino più lunghi, qui io normalmente utilizzo i 17,5-18 grammi, quelli che abbiamo visto nel video precedente, con una grammatura out intorno ai 40-42. Il motivo per cui estraggo in maniera un po' più lunga questo è perché quando lo utilizzo per fare il cappuccino, avendo una tazza da 150-180 ml, è meglio avere un quantitativo di espresso maggiore, questo per bilanciare meglio il gusto dell'espresso con il latte e creare una bevanda un po' più avvolgente e bilanciata. E adesso non ci rimane che capire esattamente i pro e i contro di questa macchina e cosa ne penso. Parto subito dal costo, 700-800 euro, che se per una fascia di costo la posiziona tra il medio-alto livello, decisamente, e c'è da dire che è incluso anche il macinino, a livello di utilizzo e di qualità io non andrei oltre il medio e adesso vi spiego un po' la mia. Quello che penso è che questa macchina è principalmente dedicata a chi sta iniziando adesso a muovere i primi passi con l'espresso a casa, ma anche chi vuole avere un espresso decente simile a quello del bar e però vuole ovviamente fare qualcosina tipo macinare, pressare in maniera meccanica, eccetera, eccetera, eccetera. Adatta per la casa, famiglia sicuramente anche abbastanza numerosa, ma anche per piccoli uffici con 3-4 dipendenti. Ecco, questo è più o meno il range in cui la vedrei piazzata. Principalmente l'utilizzo di questa macchina è legata solo, a mio punto di vista ovviamente, con caffè commerciali tostati scuri, medio scuri, un po' per la metodologia di macinino, ma adesso ne parliamo meglio. Quello che voglio dire è che se siamo degli appassionati di specialty o comunque tostature medium, medium light, light roast, questa non è la macchina che io andrei a scegliere. Ecco, mettiamola in questa maniera. Ci sono degli oggetti da aggiungere che possiamo comprare che ci può migliorare un po' l'estrazione, ma con quel costo di quegli oggetti più il costo iniziale della macchina, beh, con quel budget io opterei per altro. Detto questo però vediamo un po' le cose che mi sono piaciute, perché fondamentalmente mi è piaciuta molto la connessione tra macinino e pressino. Mi è piaciuta la modalità auto perché è stata molto efficace, si è replicata molto bene, è stata molto costante. Un po' meno il fatto che quando cambio la macinatura, quello che succede è che la prima volta che vado a rimacinare ovviamente c'è differenza. Il fatto è che se io vado a stringere la macinatura mi dà dose inferiore, che poi mi dà la possibilità di aggiungere e poter ripressare e aggiustare un po' la situazione, tra parentesi, ma adesso ne parlo anche di questo. Se invece andiamo a allargare la macinatura però e mi dà un dosaggio eccessivo con una pressione eccessiva, cioè vuol dire che il filtro è uscito troppo pieno, lì è un bel casino perché o butto tutto o non so come altro aggiustare la situazione. Quindi questo è un po' il pro e il contro della connessione di questi due. Però ammetto che la modalità auto è molto efficace. Se siete alle prime armi vi aiuterà tantissimo. Modalità manuale a mio avviso completamente inutile in questa maniera e sono curioso di sapere se voi la possedete, come la utilizzate o se veramente utilizzate la opzione manuale. Non credo. Detto questo passiamo alla valvola, il manometro che figo da avere sulla macchina, fighissimo da avere sulla macchina, ma poi vado a leggere sta cosa e per me che magari mi ritengo un pelino più esperto, vedere Espresso Range mi ha un po' deluso, però fondamentalmente posso passare oltre a questa cosa. Un altro particolare che devo assolutissimamente dire è legato al volumetrico, che sì, c'è, ma non darei troppo affidamento al volume registrato. Sì, lo possiamo registrare, ma
il mio consiglio spassionato è quello di utilizzare sempre una bilancia perché non è molto affidabile. Una cosa invece che mi è piaciuta molto, che a livello tecnico l'ho già detto, non mi dà troppa chiarezza, che però è in alcuni casi molto utile, l'ho discussa nel video precedente, è il fatto di poter allungare la preinfusione. Allungando la preinfusione sono riuscito ad avere degli espressi un pochettino migliori rispetto a tante altre prove dove ho utilizzato il volumetrico. Altra cosa che non mi è convinto tantissimo è avere la plastica all'interno del portafiltro. A quelle temperature in fase di estrazione che toccano la plastica, non è che mi ispira troppo fiducia. Detto questo, la lancia a vapore invece mi ha piacevolmente sorpreso in alcuni punti, cioè nella fase di routine per niente, ma non avendo doppia caldaia, non avendo nemmeno il sistema termosifonico, tecnicamente non è che posso pretendere troppo, l'avrei voluta semplicemente un pochettino più veloce e reattiva con qualche magari modifichetta che però non so se rientra nel budget di costo di produzione eccetera, questo non è compito mio. Se sappiamo montare bene il latte vi potrà dare degli ottimi risultati come abbiamo visto. Io non mi ritengo un fenomeno nella latte art, però devo dire che il latte che sono riuscito a creare più volte provando con questa macchina è stato molto bello. Ma adesso ragazzi lascio la parola a voi e ai vostri commenti. Ho dimenticato di dire qualcosa? Ho sbagliato qualcosa? Non siete d'accordo su alcuni dei miei punti di vista? Scrivete tutto nei commenti qui sotto. Io al momento mi fermo qui. Grazie mille per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!